Siamo la media delle 5 persone che frequentiamo di più. Questa frase di Jim Rohn, un imprenditore statunitense, riassume perfettamente un concetto fondamentale. Le persone da cui ci lasciamo ispirare sono quelle che determineranno che imprenditore saremo. Lì dietro vedete 3 oggetti che conservo gelosamente. Mi sono stati regalati da 3 grandi sportivi, 3 figure iconiche di cui oggi vi voglio parlare perché potrebbero ispirare anche voi. La prima viene dal mondo del surf, per cui sapete che ho una grande passione condivisa con mio figlio Tobias. Sto parlando di Kelly Slater, uno sportivo incredibile, un surfista incredibile, definito da molti come ageless, senza età, e che recentemente a 50 anni è arrivato a conquistare il primo posto alla Billabong Pro Pipeline alle Hawaii, tappa fondamentale del campionato mondiale di surf. Un traguardo che si va ad aggiungere a una serie di vittorie che hanno determinato il suo diventare una leggenda. Di lui mi ha sempre colpito la capacità di affrontare nuove sfide e di mettersi in gioco. Dal punto di vista sportivo è contemporaneamente il più giovane e il più vecchio campione mondiale di surf, cosa che dimostra come dall'inizio della sua carriera sia sempre stato pronto a buttarsi e a lanciarsi in nuove sfide. E lo stesso ha fatto come imprenditore quando nel 2014 ha mollato il gigante, il suo sponsor Quicksilver, per creare il proprio brand di abiti realizzati con materiali recuperati dagli oceani, Outerknown, per puntare tutto sulla sostenibilità quando ancora non era una tendenza che si scoppiazzavano tutte le aziende. Diciamo che se oggi ho il coraggio di affrontare sempre nuove sfide, mi piace pensare che un po' lo devo anche a lui. Il casco, invece, me l'ha regalato Michael Schumacher. Non dimenticherò mai la prima volta che lo incontrai. Aveva 22 anni, correva il campionato prototipi per la Mercedes e alle volte faceva il collaudatore per la Formula 1. Come me al tempo era nuovo tra le piste della Formula 1, ma già allora la sua monoposto volava sull'asfalto, tant'è che non abbiamo perso un attimo per farlo entrare subito in Benetton Formula. Una persona che mi è stata di esempio per diversi motivi. Primo fra tutti, la sua voglia di migliorarsi sempre. Era il tipo che, nonostante fosse arrivato primo, magari frantumando il record della pista, a fine gara andava da tutti i reparti per parlare e trovare soluzioni per migliorare la volta successiva. Era insomma il leader che tutti avrebbero voluto. Vicino alla squadra, pronto a spronare tutti e tutto per avere il massimo. Non faceva sconti a nessuno, neanche a se stesso. Certo, magari essere come lui. Diciamo che per il momento ci provo. Una cosa è certa, la fortuna di averci lavorato assieme in qualche maniera mi ha reso migliore. Ultimo, ma sicuramente non per importanza, il guantone, con una dedica di Muhammad Ali. Ho avuto il piacere di incontrarlo a New York, ormai una trentina di anni fa. Anche qui stiamo parlando di un uomo che ha fatto la storia del proprio sport. Ma più che la sua storia incredibile sportiva, ad ispirarmi è quello che ha fatto fuori dal ring. Dal 1967 non combatté per 3 anni perché si rifiutò di partecipare alla guerra in Vietnam. Sacrificò la sua grande passione e la sua professione pur di rimanere fedele ai suoi grandi ideali, finché nel 1971 la Corte Suprema non annullò la sua condanna e lui poté tornare a combattere. Ali mi ha dimostrato che un grande leader deve essere disposto a sacrificare tutto per quello in cui crede. Direi che per adesso ci fermiamo qui, anche perché se no parlerei di loro per ore. Sono davvero grato e fortunato ad averli incontrati. Vi invito a studiare le loro vite, le loro storie e a lasciarvi ispirare. Sono sicuro che tutti troverete diversi spunti per crescere come persone e come imprenditori.